Stamattina siamo a Quarto con Stefano Ferrara, uno degli artigiani, tra virgolette, emergenti della produzione dei forni artigianali napoletani. Emergente perché in realtà tu svolgi questo lavoro da moltissimo tempo e prima di te lo faceva tuo padre e ancora prima tuo nonno, in maniera differente certamente. Raccontaci un po' com'è nata questa tradizione dei Ferrara nell'arte del forno. Beh, diciamo che mio nonno all'epoca, quando iniziò a fare forni per pizze, si iniziava a fare anticamente si chiamavano cortili, per le persone che si conoscevano e si facevano i forni per il pane, che poi si faceva la pizza, quella diciamo che si faceva in casa, non so come si chiama, la pizza piena, eccetera. Poi man mano diciamo, questo discorso è iniziato ad evolvere già tempo fa, che poi mio padre ha iniziato diciamo, già a lavorare per qualche pizzeria antica, e almeno per quello che mi ricordo io, che ho iniziato a lavorare con mio padre che avevo 13 anni, il primo forno che ho fatto con mio padre, che oggi è una pizzeria storica, si chiama Brandi, e di là è iniziata proprio l'evoluzione diciamo, dei forni e delle pizzerie, che a man mano è andata a crescere, sempre crescendo. E poi oggi come oggi diciamo, la pizza ha preso piede in un modo proprio enorme, infatti pizzerie si stanno aprendo in tutto il mondo e di conseguenza ci siamo dovuti evolvere anche noi con forni e quanto altro occorre diciamo, per realizzare una pizzeria. Certo. Infatti tu sei appena rientrato da Toronto Sì. e hai fatto tutto un viaggio perché ancora comunque il forno si costruisce a richiesta sul posto. C'è una differenza fra un forno costruito sul posto piuttosto che un forno che parte da qua? Cioè come funziona la costruzione di un forno? Diciamo, chi richiede il forno fatto in loco perché vuole un forno classico napoletano, che quella forma è la classica napoletana. Come caratteristiche non è che cambi tanto, diciamo, come forno mobile e forno, diciamo, quello fisso. Solamente è proprio l'estetica del forno che è differente e loro, almeno gli italiani che stanno all'estero, per loro avere un forno fatto sul posto e avendo degli italiani, anzi soprattutto napoletani, che vanno a realizzare il forno là per loro è sinonimo di orgoglio, perché poi hanno realizzato una cosa napoletana, prettamente napoletana, un simbolo di Napoli che è proprio il forno. Il forno è quello che determina decisamente la riuscita di una pizza. Questa è una cosa che più di un maestro pizzaiolo, anche di un certo livello, mi ha detto. Cioè, alla fine un pizzaiolo può fare il suo meglio, no, nella realizzazione di una pizza, però poi se la pizza viene male perché il fornaio ha sbagliato oppure il forno non era in perfette condizioni per ottenere un eccellente prodotto, accade insomma che la pizza si rovini. Allora, la prestazione di un forno da che cosa dipende? Perché tu, diciamo, la proporzione, ci sono dei fattori che vorrei che tu ci raccontassi. Ci stanno diciamo, delle proporzioni da rispettare e ogni forno ha le sue proporzioni, poi ci stanno dei segreti che non possiamo raccontare. Usare materiali, diciamo, noi usiamo materiali prettamente campani che si usano da tanto tempo, da mio nonno, mio padre e anche io attualmente uso quei tipi di materiale. Fare una giusta diciamo, coibentazione al forno, questa è la cosa più importante diciamo, da valutare. E diciamo, con questi materiali hanno quelle caratteristiche e quelle temperature che desiderano i pizzaioli, diciamo, i grandi pizzaioli per fare quel tipo di prodotto che poi è la pizza classica napoletana. Questo biscotto Biscotto di che c'è, Sorrento. che c'è nel forno, no? È un biscotto che cuoce perennemente nel forno, no? Che cos'è il biscotto? Biscotto di Sorrento, in effetti, almeno per quello che mi hanno detto, è creta mista d'argilla, diciamo, vulcanica, che poi all'interno, non so, ci mettono dell'altro materiale che anche loro hanno i segreti e non dicono niente. Noi ci fidiamo di queste persone perché abbiamo appurato che montando questo tipo di biscotto nei nostri forni abbiamo quelle temperature che servono proprio a noi per dare il prodotto ai pizzaioli che desiderano loro per fare il loro prodotto. Il biscotto è È giusto? il piano per Dopodiché dove si la appoggiano la pizza. corona e la volta sono costruite di altro. Anticamente si costruivano con un mattoncino di Santa Maria, che è diciamo, un biscotto in terracotta, non è refrattario. Oggi con, diciamo, almeno io diciamo, da diverso tempo abbiamo cambiato un po' questa situazione, stiamo usando un mattone refrattario che ci dà delle prestazioni maggiori e abbiamo un consumo minore di
di legna e abbiamo anche, diciamo, come si dice, una durata in più del forno, perché con il mattoncino di Santa Maria col tempo diciamo, Si si sgretola, perché è molto friabile come mattone. Invece questo qua, il mattone, diciamo, questo qua refrattario, tende a restare molto, diciamo, solido nel tempo e il forno ha anche una durata in più, se è fatto bene però. E quanto dura un forno? Appunto, questo proprio è un punto interrogativo molto importante, perché il forno può durare anche 30 anni, però dipende da chi ci lavora vicino, come viene usato e come viene mantenuto, la cosa è importante. Giustamente il pavimento all'interno, il suolo, deve essere cambiato almeno periodicamente, no? Dipende sempre da quante pizze si fanno, diciamo, all'anno, al giorno, a settimana. E periodicamente, in base alle esigenze del pizzaiolo, va cambiato il pavimento all'interno. Immagina che noi dopo circa 25 anni abbiamo sostituito il forno a brandy, era sempre lo stesso forno, cambiava esteticamente, ma alla fine era sempre lui. Cambiavamo il piano all'interno, ma era sempre lui. I forni però a loro volta si sono anche trasformati, nel senso in termini di dimensione, apertura della bocca, grandezza, cioè il forno tradizionale napoletano a legna aveva una determinata misura, giusto? Sì. Che è 120, il classico, diciamo, 4 palmi e mezzo. Perché prima in palmi prima si misurava in palmi, adesso, diciamo, si misura in centimetri, giusto per far capire almeno anche chi non è pizzaiolo, non fa parte del mondo pizza, riesca a capire quando misura un forno all'interno. Non è una cosa che si compra e tu la monti, no? No, è vero. Abbiamo studiato questo tipo di cerniera per poter avere questo tipo di porte e per poter avere questo tipo di apertura così, totale. Nella tua officina stavi appunto lavorando, hai appena ultimato un forno di 300 kg da installare in un ambiente molto piccolo. Sì, l'abbiamo testato, è risultato buono anche dagli altri e cerchiamo di mettere in commercio anche questo. Ma queste soluzioni, diciamo, innovative per pizzaioli tradizionali e forni tradizionali, quanto tempo a livello di impegno mentale, di ricerca, ti tolgono? Il tempo, sì, ci vuole tempo, a volte per un progetto ci vuole anche circa un anno, perché bisogna un attimo fare tutto il corso, anche per provarlo, testarlo proprio con le pizze, per vedere che tipo di pizza può uscire da quel prodotto. Infatti io mi sono offerta, perché so che tu appunto non ti accontenti di fare il forno, devi anche testarlo. Qua alle nostre spalle c'è una cartina molto interessante che adesso ho osservato meglio, c'ha dei piolini che indicano i punti in cui tu hai costruito forni. Sì. Quindi in pratica i forni di Ferrara in quanto? In 20 anni? In 30? Diciamo che sono circa, oggi saranno 70 anni tra le 3 generazioni. Cioè, in quanti paesi sono? In quanti paesi? Non li ho contati, però so che se faccio il conto se ne sono tanti. Sono tanti. E dove ti piacerebbe? Dove mi piacerebbe? A me molto mi mettere un altro segnalino. Per il momento va. Cuba e Brasile mi piacerebbe. Che effetto ti fa per te che vivi fra il cemento, le tesserine, entrare in un granaio della memoria? Entrare in un granaio della memoria, prima di tutto devo ringraziare mio nonno e mio padre che mi hanno trasmesso un lavoro che oggi come oggi siamo in pochi a farlo e io lo faccio veramente con passione. Unito al lavoro che uno fa si può arrivare lontano. Piano piano però, piano piano si deve fare. Va bene, ti ringrazio molto. Grazie. Per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a te. Ciao.